Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Oggi facciamo delle video reaction, questa è una di molte che vorrei registrare perché mi piace imparare cose nuove. Il punto, il concetto di queste reaction è esattamente questo, cioè cercare di capire cosa pensano gli altri, perché lo pensano e quando io vado a dire cosa ne penso io, invece, secondo me c'è sempre una crescita, perché mi obblighi a ragionare su qualcosa che io magari do per scontato, per ovvio, no? È così, fine. Quindi oggi vediamo questo video di non so chi, non c'è un nome, dopo magari andiamo a cercarlo, che dice la sua riguardo i consulenti indipendenti, o meglio la figura del consulente finanziario indipendente. Direi nulla, di andare direttamente a guardare il video e lo commentiamo strada facendo. Ecco, un disclaimer importante: la stragrande maggior parte dei video che andiamo a commentare, diciamo, prossimamente, dubito di vederla prima, proprio perché mi piace l'idea di fare un confronto, non dico il più possibile vero, perché non è un confronto fatto dal vivo, però il più possibile un confronto, ecco, dove non c'è uno che si è preparato prima la risposta, quindi cioè, sarebbe troppo semplice, andiamo a massacrare chiunque la pensi diversamente da me perché l'ho pensata prima la risposta. No, questo però, ecco, questo è l'unico video che sarà diverso perché è un video breve, un video di 2 minuti, quindi l'ho visto prima, ecco. Però andiamo comunque a commentarlo pezzo per pezzo. Vuoi sapere cosa penso del consulente finanziario indipendente? Te lo spiego in 2 minuti. I politici ci hanno insegnato che se hai un mantra che funziona, lo devi ripetere all'infinito e avrai il consenso della massa. Non voglio paragonare il politico al consulente finanziario indipendente, non gli voglio così male. Allo stesso tempo sono un po' stanco di sentire il solito disco che gli ETF costano meno, sono più efficienti e la banca è cara. Ok. Allora, c'è un problema qui. Allora, lasciamo stare il discorso dell'efficienza, perché dipende dall'obiettivo, dipende dal patrimonio, dipende da chi dai avanti. Quindi l'efficienza, cosa vuol dire? Non vuol dire nulla l'efficienza, dipende da caso a caso. La banca è cara, qua però sì, oggettivamente la banca è generalmente in media più cara, questo è un dato di fatto. Le gestioni bancarie sono mediamente più costose di una gestione indipendente. Lo dice l'ESMA, c'è un report dell'ESMA che fissa i costi bancari europei intorno al 2%, senza tenere in considerazione, attenzione, i costi di ingresso, di uscita, eventuali commissioni. Il consulente indipendente invece al massimo, quindi nel peggiore dei casi, ti chiede l'1%. Poi ovvio, lo strumento ha comunque sempre un costo, ma io non ho mai visto un consulente indipendente suggerire uno strumento che abbia, non so, il 2 o il 3% di costo. Non si è mai sentito. Esistono, ma sicuramente non li andiamo a consigliare. Generalmente però in media, certo, se parliamo di ETF o comunque degli strumenti che vengono consigliati, poi parlo per me, gli strumenti che in genere consiglio io, ma difficilmente vanno oltre lo 0,20%, quindi 10 volte più economici. Quindi la banca è cara, sì, sotto questo punto di vista sì, perché mi dà un prodotto caro e qua oggettivamente non ne scappiamo. Ultima cosa da dire, ecco il punto 3 di questa, diciamo, questa introduzione: gli ETF costano meno, e però sì, non è possibile dire che gli ETF, non è vero che costino meno dei prodotti bancari, perché, ripeto, report ESMA che li fissa intorno al 2%. Poi va bene che gli obbligazionari sono intorno all'1,5, gli azionari intorno al 3, però la media fa sempre 2 e comunque anche con strumenti obbligazionari siamo intorno all'1,5, senza considerare tutte altre tipologie di commissioni. Quindi sì, gli ETF costano meno, sì. Se qualcuno ha un dato diverso, ecco, non è una critica, te lo dico onestamente per imparare, per erudirci, assolutamente segnalami questa fonte, questa reportistica. Il report di ESMA che cito io è del 2025, gennaio 2025 se non vado errato, quindi certo comincia ad essere un po' datato, no? È vecchio di un anno, però è oggettivamente così la questione, quindi non capisco questa affermazione. Un po' mi ha stancato. Un professionista non lo devi giudicare solamente dal costo del prodotto che ti offre, ma dal suo Ok, sono assolutamente d'accordo. servizio. Altrimenti andremo tutti dal medico della mutua, dal commercialista del patronato e ci faremo difendere dall'avvocato d'ufficio. Il consulente finanziario Non lo so, non so quanto ci azzecca come esempio. indipendente non sempre è in grado di offrirti il miglior servizio perché lavora in completa autonomia.
Ok, qua è una cosa che mi ha confuso molto, quindi secondo me è un messaggio che tutti stiamo fraintendendo perché non è possibile altrimenti. Cioè, il consulente finanziario indipendente non sempre è in grado di offrirti il miglior servizio. Motivazione? Perché lavora in completa autonomia. Questa è esattamente la spiegazione del perché invece è vero il contrario. Il consulente indipendente, in genere, è in grado di offrirti un servizio migliore proprio perché lavora in completa autonomia. Quindi questa non è una spiegazione, una motivazione contraria al perché il consulente indipendente in genere offre un servizio migliore. È esattamente la prova, la dimostrazione che questa cosa che ho appena detto è vera. Quindi non ho assolutamente capito questa considerazione. Se volesse esserci una risposta, ecco una spiegazione, molto volentieri, vediamo un attimo di approfondire. Se invece è strutturato, questo comporta dei costi che per forza di cose deve metterti in parcella. Perfetto, verissimo. Un'altra motivazione che spiega perché il consulente indipendente in genere è meglio del promotore bancario. Il promotore bancario è soggetto a una struttura estremamente grande, estremamente costosa, estremamente macchinosa, quindi costosa. E questi costi deve metterli in parcella. Esattamente, è esattamente questo, bravo. Esattamente questo è il punto. Quindi non capisco perché questa affermazione stia venendo utilizzata contro i consulenti indipendenti quando è esattamente un'affermazione contro la struttura bancaria. Cioè c'è una struttura, ci sono dei costi che vanno in parcella. È un problema. In questo senso, allora, per non avere una parcella troppo alta, ti andrà ad offrire il prodotto che costa meno. Perfetto, ok. Non è direttamente collegato al fatto di ti voglio chiedere il meno possibile, quindi ti do un prodotto che costa poco. Sono due cose completamente slegate, ma anche questo è una motivazione ottima. Cioè io ho il consulente dipendente che mi va a proporre il prodotto che costa meno. Perfetto, meno male. E cioè sarebbe strano il contrario. Perché devo andare a prendere un prodotto a qualità di caratteristiche che invece costa di più? Non ha alcun senso. È un altro buon motivo per scegliere un consulente indipendente. Mi piacciono gli ETF, non mi fraintendere, Ok. e mi piace il consulente finanziario indipendente. Spero che in futuro la consulenza finanziaria vada in queste due direzioni. Allo stesso tempo mi piacerebbe sentire dire da un professionista di essere bravo e non che costa poco o che la banca costa di più. Ok, sono assolutamente d'accordo. Sentire un professionista che fa del suo cavallo di battaglia il fatto di costare poco e basta è una cosa terrificante, perché altrimenti, come diceva giustamente prima Michele, allora andiamo dal medico della mutua, andiamo dall'avvocato d'ufficio, no? Cioè scelgo il professionista che costa di meno, ma no, è da pazzi scegliere per una cosa importante come i propri soldi, ma come qualsiasi altra cosa, professionista che costa di meno, non ha alcun senso. Però sono due cose completamente scollegate, nel senso uno può essere bravo, può essere migliore di un'altra soluzione, ad esempio la soluzione bancaria, e costare anche meno, perché, l'abbiamo appena detto prima, non c'è tutta una struttura che va remunerata, quindi il consulente indipendente ti costa per forza di cose meno. Poi, ripeto, sono assolutamente d'accordo che non si può fare del proprio cavallo di battaglia solamente il fatto di costare meno, sicuramente non in ambito investimenti. Cioè, io se devo investire dei soldi, più soldi devo investire, sicuramente non vado a scegliere solo quello che costa meno, perché di solito non è sinonimo di qualità, no? Prendere il prodotto più economico, il prodotto nel senso non il prodotto di investimento, ma tipo il prodotto al supermercato. Ovvio che quello che costa di meno, più costa meno rispetto a un altro prodotto, generalmente mi aspetto una qualità peggiore. Però questo è completamente scollegato dal discorso di il professionista allora non è bravo, non per forza di cose. Perché? Perché generalmente il consulente indipendente costa di meno per natura. Quindi sono un attimo confuso, ma sono d'accordo con la prima parte. Di essere bravo e non che costa poco o che la banca costa di più. Sì, però ecco, questo è un discorso interessante perché chiaramente tutte le aziende si fanno concorrenza fra di loro e chiaramente la comparazione è un ottimo modo di fare marketing. Quindi quando questa comparazione è vera, cioè è basata su dati veri, ben venga allora che sia fatta così. La banca costa di più, il consulente indipendente costa di meno, quindi non è un male, è normale attività di marketing che mostra vantaggi e svantaggi delle varie proposte. Se c'è un buon fondo comune di investimento
cominciamo a vedere magari i benefit della banca, perché per adesso io non ne ho sentiti. Te lo devo consigliare come professionista. Sono assolutamente d'accordo, questa è una cosa sacra e santa, cioè io se sono un consulente indipendente, io lo sono, non esiste che vado a escludere un determinato prodotto solo perché è un prodotto bancario o assicurativo, a prescindere, non posso farlo, sono un pessimo consulente. Io faccio l'interesse del cliente finale che mi sta pagando e quindi gli consiglio i prodotti che realmente sono utili per lui. E se ci sono prodotti di questo tipo, parentesi, non mi è ancora mai capitato di vederli, ma se ci sono, certamente che devo andare a consigliarglieli, altrimenti sto facendo non più l'interesse del mio cliente e questo è un male. Se il fondo come investimento nel tempo non sarà più buono, te lo devo fare togliere come professionista e consigliarti un altro prodotto finanziario. Dire che devi lavorare solamente con gli ETF, non sei un professionista, sei un consulente pigro. Sono assolutamente d'accordo. Non mi è piaciuta la chiusura. Sei un consulente pigro. No, sei un consulente che non sta facendo l'interesse del cliente se lavori sempre solo con ETF. Perché ci sono casistiche dove va benissimo un paniere di azioni singole, dove va benissimo un paniere di obbligazioni singole, eccetera, eccetera. Se uno ha tante minusvalenze, posso inserire delle azioni. Se uno, lasciamo stare, discorso eredità, eccetera, ma se uno vuole valutare delle obbligazioni per vari motivi, può valutare le obbligazioni singole per i suoi vari motivi. Non per forza devo andare a utilizzare solo ETF. Su questo sono d'accordo. Un consulente che si preclude determinati strumenti, determinate strategie solo perché sono, diciamo, emessi da aziende, da venditori di prodotti, eccetera, che non gli piacciono, non ha alcun senso. Questa è una pazzia, oltre, forse non è neanche legale. Ecco. Ok, tutto qua. Benissimo, benissimo. Allora, abbiamo detto, io sono d'accordo con alcuni dei messaggi che però sono stati inseriti in un modo sbagliato, secondo me, perché sono completamente scollegati dal discorso che si stava facendo. E quindi, queste sono le mie perplessità. Tu che stai guardando questo video, dimmi cosa ne pensi, lasciami un commento, lasciami un like se sei d'accordo, lasciami un dislike se sei d'accordo, o comunque un like anche se non sei d'accordo, però un commento per farmi sapere cosa ne pensi. Se ho detto qualcosa su cui non sei d'accordo, a me interessa molto saperlo, perché io non sono qua per giudicare o criticare, io sono qua per imparare, poi se riusciamo a imparare tutti e due insieme, ecco, tanto meglio. Al professor segnalerò questo video perché mi piacerebbe un feedback a riguardo. Vedo che è un video molto vecchio, non so se fa ancora video, se è ancora attivo, però ecco, professore, io aspetto una sua replica se volesse lasciarla o un qualsiasi tipo di commento per dirmi cosa ne pensa. Io ti ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo.